Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Dienogest Etinil Estradiolo Doc, compresse rivestite Doc Generici SRL. Ultimo aggiornamento 1 dicembre 2021. Cosa Dienogest Etinil Estradiolo Doc, compresse rivestite? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Dienogest Etinil Estradiolo Doc, compresse rivestite durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cosa Dienogest Etinil Estradiolo Doc, compresse rivestite? Dienogest Etinil Estradiolo Doc, compresse rivestite ha un farmaco a base del principio attivo etinil estradiolo più Dienogest, appartenente alla categoria degli contraccettivi ormonali sistemici e nello specifico associazioni fisse estroprogestiniche. È commercializzato in Italia dall'azienda Doc Generici SRL. Dienogest Etinil Estradiolo Doc, compresse rivestite può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Dienogest Etinil Estradiolo Doc 2 mg/0,03 mg 21 compresse rivestite con film. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Doc Generici SRL. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe: CN. Principio attivo: etinil estradiolo più Dienogest. Gruppo terapeutico: contraccettivi ormonali sistemici. Forma farmaceutica: compresse rivestite. Indicazioni: contraccezione orale. Trattamento dell'acne moderata nelle donne che decidono di usare un contraccettivo orale dopo che adeguati trattamenti topici o antibiotici orali non hanno dato risultati. La decisione di prescrivere Dienogest Etinil Estradiolo Doc deve prendere in considerazione i fattori di rischio attuali della singola donna, in particolare quelli relativi alle tromboembolie venose, TEV, e il confronto tra il rischio di TEV associato a Dienogest e Etinil Estradiolo Doc e quello associato ad altri contraccettivi ormonali combinati COC, vedere paragrafi 4, 3 e 4. Posologia 4, 2, 1. Posologia e modo di somministrazione. Una compressa di Dienogest e etinil estradiolo Doc al giorno per 21 giorni consecutivi. Le compresse devono essere assunte approssimativamente alla stessa ora ogni giorno, se necessario con un po' di liquido, secondo l'ordine indicato sul blister. La prima compressa da assumere è quella corrispondente al giorno della settimana in cui si inizia il trattamento, come indicato sulla confezione del blister, per esempio €S per l'unità. Le compresse successive devono essere prese nel verso della freccia, fino a quando il blister non ha finito. L'assunzione delle compresse da un nuovo blister verrà iniziata dopo un intervallo di 7 giorni senza compresse, indipendentemente dal fatto che si sia verificata o meno un'emorragia. La protezione contraccettiva si verifica anche durante le interruzioni di assunzione di 7 giorni. 4.2.2 Inizio dell'assunzione di Dienogest e etinil estradiolo Doc. Nessun uso di contraccettivi ormonali nel mese precedente. Al primo giorno del ciclo, primo giorno di mestruazione, si inizia con l'assunzione. Se assunto correttamente, la contraccezione inizia il primo giorno di assunzione. Se l'assunzione inizia fra il giorno 2 e il giorno 5, deve essere utilizzato in aggiunta un metodo contraccettivo non ormonale, metodo di barriera, durante i primi 7 giorni di assunzione della compressa. Passaggio da un altro metodo contraccettivo combinato alla contraccezione ormonale, contraccettivo orale combinato, anello vaginale, cerotto transdermico. A seconda del tipo di contraccezione orale combinata precedentemente utilizzata, l'assunzione di Dienogest e etinil estradiolo Doc deve iniziare o il giorno dopo il consueto intervallo senza compresse, a seguito dell'uso dell'ultima compressa attiva, o il giorno dopo l'assunzione dell'ultima compressa placebo del contraccettivo orale combinato completata in precedenza. Se è stato precedentemente usato un anello vaginale o un cerotto transdermico, l'assunzione di Dienogest e etinil estradiolo Doc deve iniziare il giorno dopo il consueto intervallo senza anello o senza cerotto. Passaggio da un metodo a base di solo progestinico, pillola a base di solo progestinico, impianti, forme iniettabili o da un dispositivo intrauterino. Se la donna sta assumendo la pillola a base di solo progestinico, il passaggio può essere effettuato in qualsiasi giorno. Il passaggio da un impianto o un dispositivo intrauterino deve avvenire il giorno della loro rimozione. Il passaggio da un contraccettivo iniettabile deve avvenire il giorno in cui si sarebbe dovuta eseguire la successiva iniezione.
In ogni caso, è necessario l'uso di un metodo contraccettivo non ormonale aggiuntivo, metodo di barriera, durante i primi 7 giorni di assunzione di Dienogest e etinilestradiolo DOC. Dopo un aborto avvenuto al primo trimestre si può iniziare immediatamente l'assunzione di Dienogest e etinilestradiolo DOC. In questo caso non è richiesta alcuna misura contraccettiva aggiuntiva. Dopo un parto o dopo un aborto avvenuto nel secondo trimestre, per l'uso durante l'allattamento, vedere il paragrafo 4.6. Poiché copyright il rischio di eventi tromboembolici è aumentato nell'immediato periodo post-partum, le donne non devono iniziare l'assunzione di contraccettivi orali per almeno 21-28 giorni dopo il parto nel caso di donne che non stanno allattando o dopo un aborto nel secondo trimestre. Durante i primi 7 giorni di assunzione della compressa, deve essere usato un metodo aggiuntivo di contraccezione non ormonale, metodo di barriera. Se c'è già stato un rapporto sessuale, si deve escludere la possibilità di una gravidanza prima che abbia inizio l'assunzione del medicinale o, in alternativa, la donna deve attendere fino al suo primo ciclo mestruale. 4.2.3 Durata del trattamento. Dienogest etinilestradiolo DOC può essere utilizzato come metodo contraccettivo ormonale per tutto il tempo che si desidera e se non ci sono rischi per la salute. Relativamente agli esami di controllo periodici, vedere il paragrafo 4.4.6. Generalmente un miglioramento apparente dell'acne si verifica dopo almeno 3 mesi di trattamento e un ulteriore miglioramento è stato riportato dopo 6 mesi di trattamento. Le donne devono essere valutate 3-6 mesi dopo l'inizio del trattamento e periodicamente, in seguito, per riesaminare la necessità di continuare la terapia. 4.2.4 Gestione delle compresse dimenticate. L'efficacia contraccettiva di Dienogest e etinilestradiolo DOC può essere diminuita se non viene assunto regolarmente. Se l'assunzione viene dimenticata una volta, ma effettuata entro 12 ore dall'ora di assunzione abituale, l'efficacia contraccettiva non è compromessa. Tutte le compresse successive devono essere assunte alla solita ora. Se la compressa viene assunta più di 12 ore dopo l'ora di assunzione abituale, l'efficacia contraccettiva può non essere più garantita. La probabilità di una gravidanza aumenta quanto più la compressa dimenticata avvicina all'intervallo senza compresse. Se, dopo aver dimenticato la dose, non si verificasse la consueta emorragia da sospensione, allora deve essere esclusa una gravidanza prima di iniziare ad utilizzare un nuovo blister. Nel caso di mancata assunzione di compresse, si devono osservare le seguenti 2 regole. L'assunzione della compressa attiva non deve essere interrotta per più di 7 giorni. È necessaria l'assunzione regolare di compresse attive per almeno 7 giorni per sopprimere adeguatamente l'asse ipotalamo-ipofisi ovaio. In caso di mancata assunzione di compresse ci si comporta come segue. La donna deve assumere l'ultima compressa dimenticata appena possibile, anche se ciò significa assumere 2 compresse in un giorno. Le compresse successive devono quindi essere assunte alla solita ora. Inoltre si deve usare un metodo contraccettivo non ormonale per i 7 giorni successivi. Se la compressa viene dimenticata solo una volta nella seconda settimana, non è necessario utilizzare metodi contraccettivi aggiuntivi. Se più di una compressa viene dimenticata, si deve utilizzare in aggiunta un metodo contraccettivo non ormonale fino alla comparsa dell'emorragia da sospensione successiva. Se ci sono meno di 7 giorni fra la compressa dimenticata e l'ultima compressa dell'attuale blister, il blister successivo deve essere iniziato immediatamente, senza fare l'intervallo, il giorno successivo all'assunzione dell'ultima compressa di questo blister. È improbabile che si verifichi emorragia da sospensione prima del termine del secondo blister. Tuttavia, durante l'assunzione delle compresse, possono presentarsi spotting o emorragia da sfaldamento. In alternativa si può interrompere l'assunzione di compresse dell'attuale blister in uso e si può anticipare l'intervallo senza compresse. Dopo un intervallo senza assunzione di compresse fino a 7 giorni, compresi i giorni delle compresse dimenticate, l'assunzione delle compresse può riprendere da un nuovo blister. 4.2.5 Che cosa fare in caso di vomito o diarrea? In caso di vomito o diarrea grave entro le prime 4 ore dall'assunzione di Dienogest e etinilestradiolo DOC, i principi attivi possono non essere completamente assorbiti e si devono utilizzare misure contraccettive aggiuntive. Inoltre si adottano le stesse raccomandazioni relative alla gestione delle compresse dimenticate una volta, vedere anche paragrafo 4.2.4. Se si vuole mantenere il consueto schema posologico, le compresse aggiuntive dovranno essere prelevate da un altro blister.
In caso di disturbi gastrointestinali persistenti o ricorrenti, devono essere utilizzati in aggiunta metodi di contraccezione non ormonali e si deve informare il medico. 4.2.6 Ritardare l'emorragia da sospensione. Per ritardare l'emorragia da sospensione, la donna deve continuare ad assumere le compresse prendendole direttamente dal blister successivo di Dienogest e etinilestradiolo DOC, senza osservare l'intervallo libero da compresse. L'emorragia da sospensione può essere ritardata fino a quando lo desidera la donna, ma non oltre la fine del secondo blister. Durante questo periodo possono verificarsi emorragia da sfaldamento o spotting. Dopo l'intervallo di 7 giorni senza compresse, l'assunzione di Dienogest e etinilestradiolo DOC può essere proseguita come di consueto. Controindicazioni. I contraccettivi ormonali combinati, COC, non devono essere usati nelle seguenti condizioni. Presenza o rischio di tromboembolia venosa, TEV. Tromboembolia venosa, TEV in corso, con assunzione di anticoagulanti, o pregressa, per esempio, trombosi venosa profonda TVP o embolia polmonare EP. Predisposizione ereditaria o acquisita nota alla tromboembolia venosa, come resistenza alla proteina C attivata, incluso fattore V di Leiden, carenza di antitrombina II, carenza di proteina C, carenza di proteina S. Intervento chirurgico maggiore con immobilizzazione prolungata, vedere paragrafo 4.4. Rischio elevato di tromboembolia venosa dovuto alla presenza di fattori di rischio, vedere paragrafo 4.4. Presenza o rischio di tromboembolia arteriosa, TEA. Tromboembolia arteriosa eurotromboembolia arteriosa in corso o pregressa, ad esempio infarto miocardico, o condizioni prodromiche, ad esempio angina pectoris. Malattia cerebrovascolare euroictus in corso o pregresso o condizioni prodromiche, ad esempio attacco ischemico transitorio, TIA. Predisposizione ereditaria o acquisita nota alla tromboembolia arteriosa, come iperomocistenemia e anticorpi antifosfolipidi, anticorpi anticardiolipina, lupus anticoagulante. Precedenti di emicrania con sintomi neurologici focali. Rischio elevato di tromboembolia arteriosa dovuto alla presenza di fattori di rischio, vedere paragrafo 4.4, o la presenza di un fattore di rischio grave come diabete mellito con sintomi vascolari, ipertensione grave, dislipoproteinemia grave, fumatrice, vedere paragrafo 4.4. Pancreatite in atto o pregressa se accompagnata da grave ipertrigliceridemia. Patologia del fegato in atto o pregressa, se la funzione epatica non ha tornata alla normalità, inclusa sindrome di Dubin-Johnson e sindrome di Rotor. Tumore epatico in atto o pregresso. Condizioni maligne note o sospette degli organi genitali, per esempio mammella o endometrio. Sanguinamento vaginale di natura non accertata. Amenorrea di natura non accertata. Ipersensibilità ai principio I attivo I o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. È controindicato l'uso concomitante di Dienogest e etinilestradiolo DOC con medicinali contenenti ombitasvir barra paritaprevir barra ritonavir ed asabuvir, vedere paragrafi 4 e 4.5. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Avvertenze. Nel caso in cui fosse presente una delle condizioni o uno dei fattori di rischio menzionati sotto, l'idoneità di Dienogest e etinilestradiolo DOC deve essere discussa con la donna. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Nota. Per identificare potenziali interazioni si devono sempre consultare le informazioni sulla prescrizione dei medicinali assunti in concomitanza. Effetti di altri medicinali su Dienogest e etinilestradiolo DOC. Possono verificarsi interazioni, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Dienogest etinilestradiolo DOC, compresse rivestite. insieme ad altri farmaci come Eurosaprepitant Accorda Euro, Eurosaprepitant Teva Euro, Eurosaptivosa Euro, Eurosatantoa Euro, Eurosatazanavir Accorda Euro, Eurosatazanavir Dottor Redisa Euro, Eurosatazanavir Krka Euro, Eurosatazanavir Milana Euro, Eurosatazanavir Sandoza Euro, Eurosatripla Euro, Eurosaurantina Euro, Euroscarbamazepina Ega Euro, Eurosdintoina Euro, Eurosdintoinale Euro, Eurosefavirenz entricitabina e tenofovir di soproxilaurobindoa Euro, Eurosefavirenz più entricitabina più tenofovir di soproxil Milana Euro, Eurosefavirenz entricitabina tenofovir di soproxil Krka Euro, Eurosefavirenz entricitabina tenofovir di soproxil Teva Euro, Eurosefavirenz barra entricitabina barra tenofovir di soproxil Zentiva Euro, Eurosefavirenz Milana Euro, Eurosefavirenz Teva Euro, Eurosiminda
euro, Aeros Evotaz euro, Aeros Fenitoin Icma euro, Aeros Gamibeta Complex euro, Aeros Gardinale euro, Aeros Ivemenda euro, Aeros Luminale, Compressa euro, Aeros Magireta euro, Aeros Micobutina euro, Aeros Misolidia euro, Aeros Nervaxona euro, Aeros Nevirapina Milana euro, Aeros Nevirapina Sandozmba euro, Aeros Nevirapina Teva Italia euro, Aeros Oxcarbazepina Technigen, compresse rivestite a euro, Aeros Reietax, capsula euro, Aeros Rifadina euro, Aeros Rifatera euro, Aeros Rifina euro, Aeros Rifocina euro, Aeros Ustiva euro, Aeros Targretina euro, Aeros Tegretula euro, Aeros Telzir, compressa rivestita euro, Aeros Telzir, sospensione a euro, Aeros Tolipa euro, Aeros Viramone a euro, Aeros Volsevia euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Dienogest Etinilestradiolo Doc, compresse rivestite durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Dienogest Etinilestradiolo Doc, compresse rivestite durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Dienogest Etinilestradiolo Doc non deve essere assunto durante la gravidanza. La gravidanza deve essere esclusa prima di assumere questo medicinale. Se durante l'assunzione si verifica una gravidanza, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Dienogest Etinilestradiolo Doc non ha effetti sulla capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Effetti indesiderati. Per gli effetti indesiderati gravi nella paziente, vedere paragrafo 4.4. Descrizione di alcune reazioni avverse. Nelle donne che usano coca è stato osservato un maggior rischio di eventi trombotici e, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. I sintomi di un sovradosaggio con i contraccettivi orali combinati in adulti e bambini possono comprendere nausea, vomito, tensione del seno, vertigini, mal di stomaco, sonnolenza/affaticamento. Può verificarsi sanguinamento vaginale in donne e ragazze. Non esiste alcun antidoto specifico. Il trattamento deve essere sintomatico. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Progestinici ed estrogeni, combinazioni fisse a Dienogest ed etinilestradiolo codice ATC. G03A16. Dienogest etinilestradiolo Doc ha un efficace composto antiandrogeno per la contraccezione orale contenente l'estrogeno etinilestradiolo, proprietà farmacocinetiche. Etinilestradiolo. Assorbimento. In seguito alla somministrazione orale, l'etinilestradiolo ha rapidamente e completamente assorbito. Il picco delle concentrazioni sieriche di circa 67 pg/ml viene raggiunto dopo circa 1-5-4 ore dopo l'assunzione. Dati preclinici di sicurezza. Il profilo di tossicità dell'etinilestradiolo è ben noto. A causa di una marcata differenza di specie, i risultati sperimentali con estrogeni in animali hanno solo un valore predittivo limitato per elenco degli eccipienti: nucleo della compressa, lattosio monoidrato, magnesio stearato, amido di mais, povidone K30, film di rivestimento, ipromellosa 2910, macrogol 400, titanio diossido e 171. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.